Ciao e benvenuto o benvenuta in questa prima lezione di questa sezione in cui andrò a mostrarti altri piani che io ho qui nel mio account Office 365 di modo che tu possa prendere spunto e possa farti venire anche altre idee in ordine anche ad attività diverse da quella che viene trattata nel piano, cioè il congresso di cardiologia per sviluppare delle idee per il lavoro o anche semplicemente per imparare ad utilizzare lo strumento. In questo piano ho supposto che una scuola di ballo stia organizzando un corso di samba per bambini, quindi è andata a segnarsi tutte le attività che deve svolgere, quindi l'identificazione del budget disponibile per vedere poi magari quale locale si può andare ad affittare per fare il corso, la locandina per il web che quindi va scritta, poi magari si va qui in Sway e si va a fare una bella locandina. Poi l'inserimento dei dati anagrafici degli allievi, sicuramente qui è opportuno fare una lista in SharePoint, un form in Forms e poi, come hai visto nella lezione dove ho creato l'automatismo per la raccolta dati delle hostess e degli steward, qui si possono raccogliere i dati anagrafici di quelli che partecipano al corso. E il consenso dei genitori, qui si può fare un modulo in Word anche con l'aiuto del modulo e della lezione sul sommario per creare che trovi sotto per creare il modulo di consenso dei genitori, ovviamente qui si tratta di minori, e poi l'elaborazione del calendario delle lezioni, qui cosa si potrebbe fare? Si potrebbe andare a creare un gruppo Office 365 dove ci sono sia gli insegnanti che gli allievi, e quindi il gruppo Office 365 condivide un calendario in automatico, oltre che una casella di posta elettronica, e quindi tutte le persone verranno notificate delle modifiche all'interno del calendario, non solo nella casella di posta elettronica del gruppo, ma anche nella loro personale, perché se fanno parte dell'account Office 365 hanno anche una casella di posta elettronica personale, oltre a poter vedere quella del gruppo. Poi qui andiamo a organizzare lo show di fine anno, quindi il saggio della scuola, e quindi anche in questo caso dovremo fare una locandina dello spettacolo, la possiamo fare sempre con Sway, dobbiamo spedire gli inviti, quindi possiamo fare una lista di distribuzione in Outlook, dobbiamo individuare i tecnici di esecuzione, quindi dovremo chiedere dei preventivi, anche in questo caso lo potremo fare online facendo riempire un modulo a coloro che vorrebbero fare questo lavoro e ci mandano i loro preventivi con i loro dati. Alla fine dovremo anche fare un elenco dei costi da sostenere per fare il saggio di fine anno e poi i ricavi dei biglietti delle persone che vengano a vedere e quindi alla fine tirare le somme e vedere se ci sono stati utili o perdite relativamente a questa singola attività e in ordine anche a tutto il corso con quello che si è incassato e quello che si è pagato di affitto e per coloro che tenevano il corso per gli insegnanti. Anche questo piano è integrato in Teams, come puoi vedere, ha una sua casella di posta elettronica, ha un suo ambiente OneDrive, ha un suo sito SharePoint, ha un suo blocco note. Io qui posso andare a dare un nome a questa prima sezione, poi qui scrivere n pagine, posso scrivere n sezioni per ogni sezione n pagine. Questo è l'ambiente to do, ecco per esempio un'attività che nel piano corso di samba è stata assegnata a me e quindi me la ritrovo nella mia lista to do personale. Qui posso utilizzare l'app di Power Apps che non è collegata ad un piano specifico ma è collegata al mio ambiente Office 365 e quindi qui posso andare a selezionare il piano dove la voglio utilizzare, quindi in questo caso corso di samba, in questa attività vestiti per il saggio di fine anno, voglio che di questa cosa si occupi Tizio, qui vado a scrivere un nome e a questo nome, Susan Davis, potrei assegnare questa attività. Qui abbiamo visto che è l'ambiente Forms che si crea automaticamente con la creazione del piano, potrei andare a creare un nuovo modulo, quello di raccolta dati di cui abbiamo parlato prima, sicuramente si crea qui, specularmente a SharePoint, quindi con gli stessi campi. Qui abbiamo l'ambiente Sway dove possiamo fare la locandina di inizio corso, la locandina dello spettacolo di fine anno del saggio e qui è l'ambiente Power Automate, ognuno ha il suo e si possono creare dei flussi indicando dove devono avvenire gli eventi. Ovviamente su quelle applicazioni dovremo avere la possibilità di intervenire
e quindi di poter apportare delle modifiche. Quindi per questo piano chiudo qui e ti aspetto nella prossima lezione dove te ne presento un altro, ti presenterò il procedimento penale Mario Rossi. Ciao!